Ciao e benvenuto in questo video dove andrò ad analizzare l'arpeggio di Mi maggiore e Do diesis minore. Andiamo subito a vedere come si fa a fare questo arpeggio. Andiamo allora ad analizzare questo arpeggio di Mi maggiore. Come sappiamo si parte dalla nota che dà il nome all'arpeggio, quindi partiamo dal Mi e cominciamo a fare il primo movimento. Andiamo a scoprire le tre note che andranno sempre a ciclare in questo arpeggio, che sono il Mi, il Sol diesis e il Si. Quindi sono queste tre. Individuatele, mettetevi con le prime tre dita, come abbiamo fatto per gli altri arpeggi, in posizione. Questo è un arpeggio simile a quello della maggiore perché abbiamo il dito numero 2 sul diesis, quindi abbiamo solo il diesis sul 2, come sul La. Il quinto dito andrà a coprire il Mi della seconda ottava. Ok, questo è il primo movimento da fare. Abbiamo poi il secondo movimento, come per il La maggiore abbiamo primo e ultimo dito sui diesis, quindi abbiamo la mano in una posizione molto scomoda. Ovviamente non ha molto senso andare a coprire l'intero arpeggio con la mano così, conviene partire come sempre con il pollice sul Sol diesis, poi mettere l'indice sul Si. Cercate sempre di stare alla fine del tasto nero perché più andate interni e più fatica fate a fare l'arpeggio. Quindi facciamo Sol diesis, il Si, poi una volta fatto il Si possiamo ruotare la mano, possiamo lasciare andare il Sol diesis e andare molto meglio a coprire quindi le note restanti. Dopo aver fatto il Si abbiamo il Mi alto col quarto dito e il Sol diesis della seconda ottava con il mignolo. Quindi il movimento da fare è questo. Molto difficile, soprattutto ruotare la mano, come abbiamo visto anche sul Re e sul La. Andiamo a vedere il secondo rivolto, quindi questo era il primo rivolto, adesso c'è il secondo. Il secondo ovviamente è molto più facile del primo rivolto perché non abbiamo più due diesis, ne abbiamo solo uno sul quarto dito, quindi sulla penultima nota. Si parte dal Si, abbiamo questo allargamento col Mi, quindi indice e pollice molto distanziati, quarto dito sul Sol diesis della seconda ottava e il mignolo sul Si sempre della seconda ottava, quindi questo è il movimento. Notare anche qui la posizione della mano, quindi pollice e indice abbastanza distanti, il resto della mano tutto sommato abbastanza comodo. Abbiamo poi l'ultimo movimento che è uguale, identico al primo, soltanto che ce l'abbiamo sulla seconda ottava, quindi dobbiamo trasportare il pollice sul Mi e il mignolo sull'altro Mi, quello dell'ultima ottava. E per quanto riguarda invece le altre due dita abbiamo secondo dito anche qui sul Sol diesis, quindi secondo è diesis, e il terzo dito sul Si della seconda ottava. Poi tornando indietro abbiamo stesso movimento, quindi mantenete pure la posizione, non ha senso spostare la mano per rifare il ritorno perché sono le stesse identiche note, solo che stavolta dal mignolo al pollice. Poi abbiamo questa posizione qua che praticamente è la posizione di prima ma inversa, quindi dobbiamo partire dal mignolo. La posizione però è la stessa, pollice e indice distanti, il resto della mano sta comodo e abbiamo il quarto dito sul Sol diesis. Quindi dal mignolo arriviamo al pollice. Adesso c'è invece il movimento più difficile, quello nuovamente con i due diesis, i due Sol diesis. Stavolta però non possiamo partire dal pollice e ruotare la mano in senso così orario, la dobbiamo ruotare in senso antiorario, quindi partendo dal Sol diesis abbiamo subito il Mi col quarto dito, poi abbiamo il Si col secondo dito
e il sol diesis col primo dito. Quindi ci conviene partire anche qui, invece che già con la posizione sistemata della mano, ci conviene partire un po' più col mignolo favoreggiato rispetto alle altre dita, in modo da poter fare queste due note, sol diesis, mi. Poi una volta abbandonato il mignolo, una volta fatto il sol diesis e il mi, possiamo ruotare la mano e andare a colpire il si della prima ottava e il sol diesis sempre della prima ottava. Ultimo movimento da fare, quindi poi abbiamo finito anche l'arpeggio, il movimento iniziale, il primo che avevamo fatto, quindi la mano va nuovamente appoggiata 1, 2, 3, 5, l'accordo del mi, dobbiamo fare dal mignolo al pollice anche qui. Ecco, quindi mi, si, sol diesis e mi nuovamente per tornare alla nota iniziale. Andiamo a vedere allora questo arpeggio fatto molto lentamente. Come avete potuto vedere, come vale anche per tutti gli altri arpeggi, man mano che fate le note pensate sempre a posizionare il dito sulla nota dopo. Quindi ad esempio qui mentre sto facendo questo mignolo mi preparo già col pollice sul sol diesis, perché ovviamente il sol diesis sarà la nota successiva da fare. Anche qui mentre faccio il sol diesis alto mi preparo col pollice già sul si per fare il movimento dopo, quindi e così via. Anche al ritorno preparate sempre il mignolo sulla nota che c'è da fare una volta finito di fare il movimento con il pollice. Andiamo adesso a vedere l'analisi dell'arpeggio di do diesis minore, la relativa minore del mi maggiore. Quindi attenzione, perché qui abbiamo 3 diesis come accadeva anche per il fa diesis minore, quindi la relativa minore del la maggiore, lo scorso arpeggio che abbiamo visto. Anche qui essendo che il mi maggiore e la maggiore si assomigliano, abbiamo le due relative minori che si assomigliano, quindi abbiamo 3 diesis sul primo movimento già da subito. Le 3 note da rispettare sono do diesis, mi e sol diesis, quindi abbiamo il do diesis in più rispetto a prima. Ci prepariamo con la mano e partiamo con il do diesis senza cercare tutte le note, preoccupiamoci solo del do diesis e del mi per ora, che sono molto attaccati. Dopo aver fatto il mi possiamo aprire la mano e andare a cercare le altre due note, che non sono altro che il sol diesis e il do diesis, queste due. Facciamo sempre questo movimento rotatorio per cercare di agevolare il più possibile il movimento. Andiamo al secondo movimento, quindi quello più facile. Abbiamo il mi iniziale finale e abbiamo le due note centrali che sono due diesis, in questo caso sol diesis e do diesis. Vedete che la mano è molto comoda, sta addirittura ferma. E mi raccomando prendere col quarto dito perché è molto distante questo do diesis. Poi abbiamo terzo movimento sol diesis do diesis. Questa volta abbiamo il dito numero 3 perché il do diesis e il mi sono vicine. Il mignolo, come vedete, rimane esterno per ora. Dopo aver fatto il pollice ruotiamo per andare a cercare il sol diesis. Vedete che il mio mignolo, adesso l'ho allargato troppo, andrebbe
a cercare questo sol diesis solo una volta che abbiamo mollato il primo dito. E infine abbiamo l'ultimo movimento, che è do diesis, mi, sol diesis e do, come avevamo all'inizio. Quindi anche qui cercare, io non ho fatto il ventaglio, ma cercare di fare anche qui il movimento rotatorio a ventaglio. Eccolo qui. Così abbiamo finito l'arpeggio. Manteniamo la posizione, partiamo sempre dal do diesis della terza ottava, questo qui, e andiamo indietro. Quindi sol diesis, mi e do diesis. Anche qui ventaglio al contrario. Ecco, poi abbiamo sol diesis, mi, do diesis, sol diesis. Questo, abbiamo 1 e 2 molto larghi. Unica nota bianca, questo mi che va tenuto insomma un po' più possibile verso l'esterno, anche se è difficile. Anche qui cerchiamo prima il sol diesis e il mi, abbastanza all'esterno, poi il 2 e l'1 che vanno fatti quasi assieme, perché rimangono molto comodi. Poi il movimento, quello più facile, quindi il penultimo, qui mano tranquillamente ferma e quarto dito da fare. Infine abbiamo nuovamente il primo movimento, quindi dal do diesis nuovamente al do diesis della prima, e abbiamo nuovamente questa posizione scomoda, quindi 5 e 3 abbastanza facili, poi 2 da allargare e 1 molto più vicino invece. 5 e 3, 2 da allargare sul mi e pollice che poi va ad avvicinarsi, scusate, così, eccoci qua. Questo è l'ultimo movimento, che sarebbe uguale al primo ma al contrario. Andiamo adesso a vedere questo arpeggio molto lentamente. Molto bene, questo allora era l'arpeggio di Mi maggiore e Do diesis minore. Ci vedremo con il prossimo video dedicato agli arpeggi, dove andremo ad analizzare l'arpeggio di Si maggiore e Sol diesis minore.